Ritorno a Vico dopo 36 anni. Io ne avevo 24 ed ero venuto per loro, per ascoltare i loro canti e per registrarli su un nastro magnetico. Pochissimi fuori dal paese conoscevano questa antica tradizione musicale che vedeva protagoniste le confraternite di Vico del Gargano durante la Settimana Santa. Era il marzo del 1978 e giravo per questi vicoli col mio registratore. Da una chiesa all'altra li ho seguiti ed ascoltati, affascinato dalle loro voci che sembravano provenire da un altro tempo e da un altro mondo. Per i pochi che se ne occupavano in quegli anni, per ricerca e per studio, quelli erano rituali di un mondo in declino, destinato a scomparire. Invece ancora mantengono la loro forza, mai interrotta, diventando oggi simbolo di identità, da esportare oltre i confini del proprio paese e della propria terra. Sulla piazza di Vico incontro il gruppo selezionato di cantori che rappresenteranno le confraternite nella rassegna Canti di Passione, nel Salento. A loro mostro le foto scattate nel 1978. Alcuni si riconoscono, altri ritrovano padri e maestri di canto. Chi ci può osservare dall'esterno certamente ci può inquadrare come un viaggio di folklore più che altro, ma in realtà secondo noi non è solo esclusivamente folklore, è qualche cosa invece di molto interessante per poter ascoltare cosa fanno gli altri rispetto a noi. Francesco Caruso. Non ti può sbagliare perché Caruso è Caruso. È l'unico che ha il cognome. Il cognome da cantante. Waiting on a lifeline, wishing, hoping, praying I'll see a sign. Allora sì, questo è a Croce, mica da Croce, Domenico. Ah, Mastro Matteo. Mastro Matteo. Mastro Matteo Domenico. I'm saying hallelujah. Parto con loro quindi, per conoscerli meglio e riprendere la mia ricerca, interrotta 36 anni fa. My soul alive. You've been catching lightning, trying hard to then drown out the light. I'm singing hallelujah. Inizi di quando arriva la Quaresima, lì è il primo canto che faceva Faccio, e sulle piante, sì, avete indovinato, sulle piante, sì. E che si canta sulle piante? La via Crucis si canta sulle piante, è un pezzo di miserere, quello che mi viene in mente. Io mi ricordo sempre che ogni confraternita nei primi del Novecento aveva il suo nobile all'interno che fungeva da benestante, e quindi è come se nella sagrestia si creava l'ufficio di collocamento
Che serviva il nobile? Ad acchiapparsi la bella voce, quindi con il fatto che se lo portava a lavorare doveva diventare confratello di quella confraternita, perché al nobile piaceva che tu dovevi andare a cantare in determinate sessioni. Il discorso confraternale non è un discorso prettamente legato allo spartito musicale, è legato più alla funzione orecchiabile, quindi dell'ascolto, dell'imparare e quindi poi dopo di riproporla ai nuovi, ai giovani oppure anche all'anziano che non sa, e quindi andare avanti con queste tradizioni locali. Ho imparato, mi hanno imparato gli anziani. Con orecchie, sentire gli anziani. Quando devi imparare a cantare ci vuole prima orecchie, devi prima ascoltare quello che canta prima di te e poi deve proseguire quello che canta. E un orecchio, avevo orecchio in mano, poi sentire ancora, che mica si nasce imparare. Nessuno è professionista di noi, diciamo, siamo tutti dei dilettanti così. Ci hanno tramandato delle funzioni, una formazione che non si può passare tramite la musica, ma solo tramite vocalmente, diciamo. Devi essere un po' ladro delle parti, diciamo così. Ma una volta c'erano le persone che erano gelosi di quelle parti là, quindi dovevi imparare a rubare, diciamo, tra virgolette, diciamo, quella parte là. Quando canto in processione non guardo mai le persone, io guardo davanti a me, il confratello davanti a me, che è la cosa più bella per quanto riguarda un coro, è vedere tanta gente a vedere le nostre manifestazioni, le nostre tradizioni. Tutti quanti veniamo di generazione in generazione, parecchie generazioni, veniamo tutti da una scuola. C'era un frate cappuccino che amava raccogliere a sé tutti i bambini, e questo frate si chiamava Fra Bernardino Mazzucco. Praticamente la scuola Cantorum era formata da 50 elementi. Variava da un'età 60 anni fino ai bambini di 9-10 anni, perché lui ci ha dato modo di formarci e noi di cercare di insegnare agli altri quello che lui ci ha insegnato. Naturalmente poi successivamente sono entrata a far parte anche delle altre figure molto importanti, diciamo, per la nostra formazione. Parlo di frate Eugenio Mangiacotti. Io sono un allievo di fra Eugenio Mangiacotti e naturalmente nasco come organista presso la mia chiesa, la Confraternita del Carmine, e dopo la scomparsa di fra Eugenio nelle varie confraternite ci cominciò ad essere un handicap per quanto riguarda i suonatori. E allora c'era una scelta da fare da parte mia: o continuare a prestare, cioè, la mia persona nel suonare e quindi accompagnare i vari confraterniti nelle varie sagrestie, oppure altrimenti, se con la mia rinuncia mi rendevo conto che molte cose potevano perdersi. Una decina, 10-15 organisti ho fatto uscire sotto la mia direzione, non mi reputo un maestro, però insomma alla fine le direttive, qualche nota così, sono riusciti ad andare. Qualcuno suona pure in qualche gruppo, non dico importante, ma insomma c'è cimentato pure. E poi
quello per eccellenza avevamo il padre Eligio Ciampi, che praticamente ha preso in mano la situazione e diciamo in un certo senso ha sostituito o ha continuato il cammino di Fra Bernardino. Quando arrivava il periodo della Settimana Santa, vedendo un po' questa rivalità antica fra le confraternite, ogni volta esprimeva questo desiderio, no? Cioè, vorrei vedere un giorno prima che io me ne vado, cioè, vedervi cantare tutti insieme, perché c'è una potenzialità enorme, che noi è come se tenessimo rinchiusi in un forziere, no? Allora si cerca di uscire, quindi dice mettete da parte queste rivalità, mettiamoci insieme e facciamo vedere la nostra potenza. Prima non c'era nemmeno assolutamente la cultura, specialmente nel periodo quaresimale, di mettere insieme le varie confraternite. Ti dirò di più, secondo il mio punto di vista non esisterebbe il Venerdì Santo se non si crea quel clima di agonismo e antagonismo tra le varie confraternite. Uscendo dai canoni prettamente liturgici, il Venerdì Santo diventa la giornata in cui ti devo far vedere quello che so fare io oppure quello che sai fare tu nei miei confronti, quello che vale di più. E allora da lì poi comincia a nascere il canto non melodico, ma comincia a essere urlato. Infatti se starete a Vico il giorno del Venerdì Santo. Il canto è capace di trasportarti al di fuori di quello che è il contesto contemporaneo e trasportarti in una metastoria all'interno del quale tu svolgi una funzione di guida attraverso il canto, il racconto che ha per oggetto gli ultimi istanti della vita di Cristo e soprattutto, al di là della vita di Cristo, la grande disperazione di una madre che va in cerca del figlio che muore. Abbiamo avuto anche magari dei sacerdoti che volevano togliere la vecchia tradizione. Dicevano che le persone, dopo ritirate dalla processione della mattina, si ubriacavano e poi dice che andavano ubriachi a fare la seconda tradizione, ma non è vero, questa è una vecchia tradizione, chissà quanti anni, secoli, altro che anni. E anche quello volevano togliere. È venuto il vescovo da Manfredonia, cioè che voleva convincere il popolo
ai venerdì santo, cioè a togliere una vecchia tradizione. E allora ci hanno invitato in chiesa per discutere di questo fatto. Il popolo è entrato decisivo che lo volevano bastonare. A come sentito, il vescovo che ha fatto la calzatina, ha detto io non ci metto lingue, fate come volete. E una volta hanno messo dei poliziotti carabinieri che dice che nessuno doveva cantare. Come il prete ha finito a benedire l'ultima croce, e ci sono 7 croci. E ha iniziato il primo e dopo di quello. Ehi, che ti vuoi mettere contro il popolo? Poi non è che diciamo così fai del male, è una vecchia tradizione, lasciala sfogare la gente. Siamo degli alunni, cioè io li considero maestri, quelli che ci hanno preceduti, perché hanno una loro storia nel nostro paese. In particolar modo ricordo con molto affetto Lombardi Pietro e Vitillo Domenico, che sono 2 confratelli tenori che mi hanno insegnato molto, le serenate, le cosiddette serenate, i canti, gli spettacoli che facevano, quindi erano un punto di riferimento e un'ammirazione. Pietro Lombardi era un artigiano, un falegname. Dice: Pietro, guarda che c'è un matrimonio oppure c'è una messa, c'è un funerale, cioè, non faceva distinzione purché si cantasse, insomma, no? Allora così di punto in bianco chiudeva il negozio e andava a cantare. Un gruppo così numeroso di persone che pratica questi canti non soltanto come forma espressiva canora, ma anche come grande forma di religiosità popolare, cattolica, individuale, non ha importanza, ma che esprime una forza nel canto. Questa spiritualità viene espressa dalla loro espressione canora, che teneva diciamo in emozione, se si può passare questo linguaggio, e dava una forte spiritualità all'interno delle chiese. Quindi i salentini, anche non capendo una sola parola di quello che veniva cantato, partecipavano in una maniera veramente eccezionale, emozionante devo dire, a queste loro cantate. Si crea questo clima quasi onirico, quasi metastorico.
torniamo a Vico. Ora sono un loro confratello onorario. Li ho ascoltati raccontare, li ho ascoltati cantare, in un viaggio che non è stato solo geografico, ma anche temporale, alla ricerca delle nostre radici più profonde. E finalmente abbiamo capito un po' tutti che la nostra cultura, il nostro tesoro che abbiamo, vogliamo metterlo a disposizione di tutti. Siamo molto contenti di questo, veramente, siamo contenti ed orgogliosi. Io tosto